Il grosso vantaggio di LoRaWAN rispetto ad una rete cellulare è che LoRaWAN lavora in delle bande di frequenza, quindi in delle porzioni dello spettro elettromagnetico che in gergo non sono licenziate. Cosa vuol dire? Vuol dire che le frequenze che utilizza LoRaWAN non sono di proprietà di un operatore, ma sono frequenze libere che potenzialmente chiunque può utilizzare. Mentre nei casi della rete 4G l'operatore, quindi il TIM, la Vodafone, quindi di turno, deve comprare, proprio pagare milioni, nel senso, questa cosa l'abbiamo trattata in uno degli episodi precedenti. Esattamente. Ci sono le Bisogna, aste, esatto, giusto, bisogna milionarie. pagare per prendere delle porzioni di frequenze che nessun altro potrà utilizzare. Quindi se un operatore compra quella porzione di banda, sa che è di sua proprietà e di conseguenza non verrà utilizzata da altri. LoRaWAN utilizza delle frequenze che in realtà sono libere, che di fatto sono simili a quelle del Wi-Fi. La frequenza del Wi-Fi, 2,4 GHz, è una 2 delle GHz, esatto. bande che viene utilizzata potenzialmente da LoRaWAN. In realtà LoRaWAN utilizza delle frequenze più basse, siamo sotto al gigahertz, e ad esempio in Europa le frequenze utilizzate sono 868 MHz o 433 MHz, che sono frequenze che permettono di coprire distanze più elevate. Come regola comune, più una frequenza è bassa, più la distanza che riesco a coprire con la mia trasmissione è elevata. Di conseguenza LoRaWAN utilizza queste frequenze che per l'appunto non sono licenziate, il che vuol dire che potenzialmente chiunque potrebbe mettere su una rete LoRaWAN. Come chiunque può mettere su una rete Wi-Fi, perché non hai bisogno di pagare per attivare un router, cioè ok, devi pagare un'offerta ad un operatore perché hai bisogno di farti arrivare internet in casa, però potenzialmente se tu non volessi utilizzare il Wi-Fi per comunicare verso internet, potresti utilizzare dei dispositivi Wi-Fi che parlano tra di loro e nessuno verrebbe a dirti niente perché è una frequenza libera. Mh-mh. Di conseguenza, potenzialmente chiunque potrebbe mettere su una rete LoRaWAN, ovvio. Non tutti comprerebbero dei gateway, infrastrutture, network server per realizzare la rete. Però questo è un grosso vantaggio perché comunque va ad avvantaggiare quelli che sono gli utenti finali, perché un operatore potenzialmente non ha bisogno di pagare le frequenze per realizzare una rete LoRaWAN da mettere a disposizione e quindi può essere spronato, tra virgolette, a mettere su una rete LoRaWAN per offrire un certo tipo di servizi, cosa che di fatto con le frequenze del 4G, del 5G non succede, perché quelle per l'appunto vanno pagate.